benvenuti su Loggia. Siamo a Menton, come potete vedere qua dietro, siamo durante la festa dei limoni, oggi è il 28 di febbraio, ma in questo video non vedremo Menton, che avevo già pubblicato lo scorso video. In questo video vi porto 3 orette, sono le 2:30, stamattina abbiamo fatto qua a Menton, adesso andremo 3 orette a Monte Carlo. Dobbiamo andare in stazione, che è qui dietro, in 10 minuti neanche, a prendere il treno che in 10 minuti scarsi arriva a Monte Carlo e ce n'è uno praticamente ogni 20 minuti. Qui c'è il casino, quello per i poveri, no? Quello per gli sfigati praticamente. Noi adesso andiamo quello per le persone di un certo livello come noi. Eccola. Questa qui è la stazione. Sono i 57, il treno parte ai 03, se no ci sarebbe comunque quello dei 20 e non so se prendiamo quello dei 3. Ok, binario 2 ce l'abbiamo fatta con 2 minuti di anticipo. È un po' scomodo perché non c'è il touch di girare di mano a mano, vero, non si capisce niente. Treno che va a Grasse, per ora sembra essere in ritardo. Eccoci, siamo arrivati sul treno. Bisogna scendere a Monte Carlo chiaramente, 19,50 € per 5 solo andata, quindi sono praticamente 5 € a testa per 10 minuti di treno, è carissimo. Siamo arrivati alla stazione di Monte Carlo, che in realtà non è di Monte Carlo, perché Monte Carlo è talmente piccola che non ci stava nemmeno una stazione dentro, perché la stazione è in Francia. Però penso sia pagata da Monaco perché è troppo bella per essere una stazione europea. Il pavimento profuma. Ammazza! Beh. 2,50 € l'acqua, 3,20 €. Devo dire che è giusto decisamente un po' più bella delle stazioni normali, ecco. È rotto. È rotto. Ci è arrivati a Monte Carlo. Adesso facciamo prima la parte vecchia, quindi quella del Palazzo dei Principi, museo oceanografico, la cattedrale dell'Immacolata, i giardini di San Martino, poi andremo verso il porto antico e poi alla fine verso il casino. Questa è una scuola, anzi un liceo. Il Principato di Monaco è uno dei posti più piccoli del pianeta. Siamo nell'Europa occidentale, lungo la Costa Azzurra, praticamente a un tiro di schioppo dal confine italiano. Immaginate un fazzoletto di terra di poco più di 2 km². Ecco, è il secondo stato più piccolo al mondo dopo il Vaticano, grande come Central Park a New York. Ma non fatevi ingannare dalle dimensioni. Monaco è sinonimo di lusso sfrenato, stabilità politica e una storia che sembra un romanzo. Geograficamente è un mix di colline e roccia che scendono a picco nel blu del Mediterraneo. Il cuore antico batte sulle Rochers, un promontorio spettacolare che domina tutta la costa. Il clima, un paradiso nel Mediterraneo, inverni miti, estati ventilate e così tanto sole che già nell'Ottocento era la meta preferita dei nobili per le vacanze invernali. E visto che lo spazio era finito, nel Novecento hanno iniziato a rubare terra al mare con opere di bonifica pazzesche, costruendo interi quartieri dove prima c'erano solo onde. Il Principato di Monaco è diviso infatti in zone con anime diverse. C'è Monaco Ville, la parte storica sulla roccia dove vive la famiglia regnante del Palazzo dei Principi, dove l'atmosfera è super tradizionale. Poi c'è Monte Carlo, il quartiere dei sogni, simbolo di mondanità e famoso per quel casino che ha cambiato la storia economica del paese. C'è la Condamine, che si sviluppa attorno al porto principale, il Port Ercole, ed è una zona vivacissima. E infine Fontvieille, un miracolo di ingegneria costruito negli anni 70, tutto su terreni strappati all'acqua, dove c'è il porto degli sfigati. Ma chi comanda qui? La famiglia Grimaldi da oltre 7 secoli. Tutto iniziò nel 1297, quando Francesco Grimaldi conquistò la Rocca. Tra alterne vicende, annessioni alla Francia durante l'epoca napoleonica e riconquiste, nel XIX secolo il Principato finì in una crisi economica nerissima. Per uscirne, il principe Carlo III ebbe l'idea del secolo. Nel 1863 costruì il casino e lanciò Monte Carlo. Fu un successo clamoroso che attirò le elite di tutta l'Europa. Oggi il sovrano è Alberto II e ha poteri veri, nomina il governo e promulga le leggi, anche se c'è un consiglio nazionale che supervisiona il bilancio, e una costituzione del 1911. Quindi è una dittatura? Più o meno sì.
La difesa ci pensa la Francia, con cui Monaco ha un legame storico e strategico strettissimo. L'economia oggi è basata chiaramente sulla finanza, immobili di lusso e ovviamente sul turismo e gioco d'azzardo. Tra il Gran Premio di Formula 1 e il Festival del Circo arrivano milioni di persone ogni anno. La politica fiscale è la ciliegina sulla torta per i ricchi, niente tasse sul reddito personale per i residenti e poche tasse per le imprese. Però vivere in un paradiso così piccolo ha un prezzo, una densità abitativa folle, quasi 19.000 persone per chilometro quadrato e prezzi delle case che sono tra i più alti al mondo. Inoltre una popolazione invecchia e la dipendenza dalla Francia è pericolosa, perché prima o poi il conto da pagare arriverà. Sono su verso il museo oceanografico e il palazzo dei principi. Però devo dire che nella parte che ho visto c'è poco o niente, non mi è piaciuta. E se pensate che sia tutto perfetto, guardiamolo dietro le quinte. Monaco è considerato un paradiso fiscale e nonostante le regole antiriciclaggio siano severissime, in passato non ci sono mancati degli scandali finanziari. Ricordate la crisi del 62, quando Charles de Gaulle si infuriò così tanto per l'evasione fiscale dei francesi residenti nel Principato che impose regole durissime al principe Ranieri III, che dovette tassare i francesi perché altrimenti la Francia avrebbe chiuso i confini. Ma c'è un'altra verità di cui si parla poco, quella dei diritti dei lavoratori transfrontalieri. Molti denunciano i stipendi troppo bassi rispetto al lusso che li circonda e a ciò che producono, e i sindacati lamentano uno squilibrio di potere enorme a favore dei datori di lavoro. In più la libertà di unirsi a un sindacato è un diritto riservato solamente a monegaschi e francesi, escludendo tutti gli altri stranieri che pure sono la vera forza del lavoro del paese. Insomma, tra angoli di natura inaspettata come il giardino esotico e un sistema di insicurezza che la rende uno dei paesi più sicuri del mondo, Monaco resta un microcosmo unico. Circa 38.000 abitanti, un PIL pro capite tra i più alti al mondo e persino una stazione meteo che studia i microclimi tra mare e montagna. Un gioiello scintillante, certo, ma con sfide sociali e contraddizioni che lo rendono molto più umano di quanto sembri. Qui dovete comprare i biglietti per entrare nel palazzo. Ho pagato 3,50 € sto magno, devo dire che come prezzi alla fine della fiera non sono così esagerati. Salendo sulla rocca ci si trova nel cuore del medievale, Monaco Vie. Qui il tempo sembra essersi fermato, con i suoi vicoli stretti e le case color pastello che nascondono secoli di segreti. Il protagonista che è indiscusso è lui, il Palazzo dei Principi, costruito sulle rovine di un'antica fortezza genovese del 1215. È una residenza che definire casa è riduttivo, è il simbolo vivente della dinastia Grimaldi. Se siete fortunati potete assistere al cambio della guardia ogni giorno alle 11:55 precise, un rituale che non è mai cambiato in oltre un secolo, ma il vero tesoro è all'interno, tra i grandi appartamenti, gli spettacolari affreschi del Rinascimento. Si cammina letteralmente nella storia. Una curiosità: quando la bandiera sul torrione principale è issata significa che il principe Alberto II è in casa. Eccolo, questo qua è il museo oceanografico di Monte Carlo. Io ora voglio andare a vedere i giardini San Martin, poi tornare indietro, farmi la cattedrale, l'ultimo giro per le vie del centro.
Il museo oceanografico è uno dei musei più incredibili al mondo, fatto costruire oltre un secolo fa dal principe Alberto I, che non era solo un sovrano, ma un vero e proprio pioniere dell'oceanografia. L'edificio è un capolavoro architettonico che custodisce un acquario pazzesco dove si possono vedere da vicino migliaia di specie marine e persino una laguna degli squali. Ma non è solo un posto per fare foto ai pesci. Ai piani superiori si trovano infatti scheletri di balene giganti e strumenti di navigazione d'epoca che raccontano l'epoca d'oro delle esplorazioni. Per anni è stato diretto dal leggendario Jacques Cousteau e oggi è il centro nevralgico della ricerca e della protezione dei mari. Lo so, la mia voce vi ha stufato, ma le curiosità vi piaceranno. Monaco è uno dei posti più sicuri al mondo e il motivo è semplice: c'è circa un poliziotto per ogni 70 abitanti. Praticamente ovunque tu sia c'è qualcuno che ti guarda, e non parliamo delle migliaia di telecamere a circuito chiuso che coprono ogni centimetro di territorio. Se sei un miliardario straniero e prendi la residenza a Monaco, godi del paradiso fiscale, ma non hai alcun diritto politico. Non puoi votare né essere eletto. Il potere resta saldamente nelle mani del principe e dei veri monegaschi, che sono circa il 25% della popolazione, cioè una minoranza. L'esercito di Monaco è minuscolo, conta circa 250 soldati. La cosa divertente: il numero di musicisti nella banda militare è spesso superiore a quello dei soldati operativi. In pratica sono più pronti per un concerto che per un'invasione. Oppure la Francia avrebbe più difficoltà a sconfiggere i musicisti che l'esercito qualora volesse invadere. Essendo costruita in verticale sulla roccia, Monaco ha un sistema di ascensori pubblici e scale mobili urbane incredibile. Puoi attraversare mezzo stato senza mai fare una salita a piedi, passando da un quartiere all'altro dentro tunnel climatizzati e ascensori ultramoderni. E infine è all'avanguardia nella sostenibilità. Molti edifici, compreso il Grimaldi Forum, usano pompe di calore che sfruttano la temperatura dell'acqua del mare per riscaldare o rinfrescare gli ambienti. Un uso tecnologico invisibile ma geniale. La cattedrale dell'Immacolata Concezione è il cuore pulsante della dinastia Grimaldi. Costruita in pietra bianca sopra le rovine della prima chiesa di Monaco del 1200, è il luogo dove la favola di Grace Kelly è iniziata e finita. Qui nel 1956 si è sposata davanti a tutto il mondo, trasformando Monaco in un mito, e qui riposa oggi sotto una lapide di marmo che recita semplicemente Gratia Patricia. È un posto strano, fuori c'è il caos dei turisti e il lusso, ma dentro c'è un silenzio che ti toglie il fiato, tra pale d'altare del 500 e quel senso di destino che avvolge da sempre questa famiglia. È l'unico luogo a Monaco dove il tempo non sembra avere fretta. Dentro riposano anche tutti i corpi dei principi di Monaco. La cattedrale è molto particolare, non ho ancora capito se mi piace oppure no. Qui c'è il porto per quelli poveri, lì c'è lo stadio del Monaco che tra l'altro gioca tra 50 minuti, alle 6 inizia la partita. E ora io torno giù e vado a finirmi la parte nuova. Là, tu es en train de regarder ce que tu fais là. Mais c'est pas grave. Qua mi intrufolo in qualche viuzza e cerco di arrivare a percorrere un pezzo di pista della Formula 1 e ad andare verso al casino, facendo anche appunto il tunnel. Eccoci qua ragazzi, qua è dove
passa il Gran Premio di Formula 1. Questo qua è il rettilineo principale, infatti ci sono i box. Il traguardo credo sia tipo lì, se non mi ricordo esattamente bene dove. Stanno infatti anche lavorando per lì, credo sia della stampa e poi tutta la roba dei team per i box. Metti al voli. Voi considerate che mettono il muro di qua, più o meno qua, quindi comunque rimangono quasi 2 corsie di spazio, però quando vai in Formula 1 sembrano poche, molto poche. Una gru lì, un'altra gru là, un'altra lì, è finito lo spazio, ma la domanda è molto alta, quindi l'offerta si deve un po' ampliare in modi alternativi, diciamo. Se Monaco è la capitale del lusso, il Porto Hercules è il suo palcoscenico principale. In origine era una baia naturale che greci e romani usavano come scalo commerciale, oggi trasformata nel molo più costoso del pianeta. È uno dei pochi porti di acque profonde di tutta la Costa Azzurra, il che lo rende l'unico posto dove possono attraccare i miliardari delle isole Marshall con i loro sfigati yacht. Ma il Porto Hercules non è solo un molo, è un'opera di ingegneria pazzesca. Negli anni 70 il principe Ranieri III ha fatto costruire una diga semigalleggiante enorme, lunga 350 metri, per proteggere le barche e permettere persino le navi da crociera di fermarsi proprio qui, sotto la rocca. Per canali motori, però, questo posto significa solamente una cosa: Formula 1. Durante il Gran Premio, il porto diventa il cuore del circuito, le auto sfrecciano a pochi centimetri dall'acqua, passando per la leggendaria curva del tabaccaio e costeggiando le banchine dove si trovano gli yacht più lussuosi del mondo. È l'unico GP dove puoi guardare la gara sorseggiando uno champagne dal ponte di una barca, letteralmente a 1 metro dalla pista. Passeggiare qui oggi significa immergersi nel quartiere di La Condamine, tra yacht club esclusivi e piscine olimpioniche, a bordo acqua e locali per gente di un certo livello come me. E la Madonna, questa delle isole Marshall arriva. Che cazzo è sto? C'era più ricchezza sto qua del PIL delle isole Marshall, anzi del PIL dell'Oceano se togliamo l'Australia e forse la Nuova Zelanda. Ma occupa mezzo porto in pratica. We'll get a refund. Devo fare veloce perché ho solo più una ventina di minuti a fare il tunnel, a vedere velocissimamente il casino e poi devo spicciarmi per andare in stazione. Ma quello là non è uno yacht, mi auguro. No, perché se fosse uno yacht... Cioè in confronto con quello lì farebbe schifo completamente. Le Formula 1 nel tunnel ci stanno neanche 10 secondi, Io sono già a più di 1 minuto e sono forse quasi a metà. Dicevamo prima della Formula 1? Ecco, se c'è una cosa che rende Monaco un'agenda mondiale è il Gran Premio. Dimenticate i circuiti moderni tutti uguali con ampie vie di fuga. Qui si corre tra i marciapiedi, i tombini e i muretti, su un tracciato che non perdona il minimo errore. È una gara che ogni pilota sogna di vincere almeno una volta nella vita. Una sfida di precisione millimetrica che trasforma le sale della città nel palcoscenico più adrenalinico del mondo. Ma il vero punto critico, quello che ti fa saltare sul divano, è il tunnel. È il tratto più veloce del circuito e l'unico dove le monoposto superano i 290 km/h passando sotto
sotto l'hotel Fairmont. Entrare nel tunnel è un incubo per i piloti, in una frazione di secondo passano dalla luce accecante del sole mediterraneo all'oscurità artificiale, per poi essere di nuovo schiaffeggiati dalla luce all'uscita, proprio mentre devono staccare fortissimo per la chicane del porto. E c'è un segreto tecnico che pochi conoscono: il tunnel è l'unico punto del tracciato dove si perde circa il 25% del carico aerodinamico. Perché? Perché l'aria compresa tra le pareti della galleria si comporta in modo diverso rispetto all'aperto, rendendo la macchina molto più instabile proprio alla massima velocità. La storia di questo GP è piena di follie. Sapete che nel 1955 Alberto Ascari finì con la sua auto direttamente nell'acqua del porto dopo un errore alla chicane? O che nel 96 finirono la gara solamente 3 macchine prima di una pioggia torrenziale che causò incidenti? È proprio questo il bene di Monaco. Ma perché c'è il tunnel? Negli anni 70, per fare posto al gigantesco complesso dell'hotel Fairmont, all'epoca si chiamava Lowe's, gli ingegneri si trovavano davanti ad un bel problema. L'hotel doveva essere costruito proprio sopra la strada costiera che portava al porto. Invece di arrivare alla strada, cosa impossibile visto che dietro c'è solo rocce e palazzi, hanno deciso di farci passare l'hotel sopra. In pratica il tunnel non è una galleria scavata nella montagna, ma lo spazio che rimane tra la strada e la pancia dell'hotel, che poggia su enormi pilastri. È strano perché è aperto da un lato, molto più largo del tunnel normale, e per concludere con la Formula 1 perché è l'unico punto coperto del mondiale. I piloti lo odiano e lo amano perché il rumore del V6 diventa un urlo assordante che rimbalza ovunque, e se piove, beh, il tunnel resta l'unico punto asciutto, creando un cambio di grip che ha fatto finire a muro decine di piloti. Sul cordolo. Boh, mi devo andare assolutamente velocissimo. Ed ecco il pezzo forte, il vero cuore pulsante di Monte Carlo, il Casino. Se oggi Monaco è sinonimo di ricchezza estrema, lo deve proprio a questo palazzo leggendario in stile Belle Époque, aperto nel 1863 per motivi finanziari che vi ho detto prima. L'architetto è lo stesso dell'Opera di Parigi, Charles Garnier, e si vede marmi, oro, stucchi e sale talmente sfarzosi che sembrano set cinematografici. Non a caso James Bond è praticamente di casa qui. Film come GoldenEye e Casino Royale hanno consacrato questo posto come l'icona definitiva dell'eleganza e del rischio. Ma attenzione, c'è una curiosità che vi lascerà a bocca aperta. Ai cittadini monegaschi è severamente vietato giocare d'azzardo. Proprio così, una legge dello Stato proibisce ai residenti di entrare nelle sale da gioco per scommettere. Il motivo? Storicamente i sovrani volevano evitare che le famiglie locali si rovinassero con il vizio, decidendo che il casino doveva essere una miniera d'oro alimentata solo dai portafogli degli stranieri. Oggi entrare nel casino è un'esperienza che va oltre la scommessa. Anche se non puntate un euro, l'atmosfera che si respira tra i tavoli di roulette francese e blackjack è magnifica. Davanti all'ingresso troverete una sfilata di supercar che sembra un autosalone a cielo aperto. Una volta varcata la soglia, il rumore dei motori scompare e solamente il suono dei gettoni e quel senso di tutto o niente che ha fatto la fortuna di questo scoglio magico, ma rovinato milioni di persone. Sto cercando invano di trovare la stazione perché non mi va Google Maps. Mamma mia che agonia per trovare la stazione, una cosa incredibile. Sono andato, lascia la cattedrale intanto. Sono andato in Francia, di sopra, poi là dietro, là sotto. Non riuscivo a trovare perché Google Maps non mi funziona. Alla fine ce l'ho fatta, il treno è tra 20 minuti, quindi hai voglia ad aspettare. E nulla, ora torniamo a Menton e poi andiamo a prendere la macchina che abbiamo lasciato a Menton e ce ne torniamo a casa. Il treno è in ritardo di 40 minuti. Qui continuano a posticipare ritardi, prima 10 minuti, poi 40, poi 30.
se ne strasbattono il cazzo perché non ti dicono niente e cambiano orario a caso, è una cosa veramente... C'è stato un problema da qualche parte e fino alle 8:30 non sono previste ripartenze. In realtà non è che non ti dicevano niente e che non si capiva, è che bisognava saper leggere il francese, cosa che io non sapevo fare. È arrivata una signora che parlava francese ma che era italiana e ci ha detto che c'è stato un problema con i cavi a Ez e in sostanza il treno è rimasto fermo. E prima delle 8:30 loro non prevedevano la ripartenza completa dei treni, ma il nostro alla fine è poi arrivato un po' prima delle 8:30. Però sì, comunque gli annunci si capiscono poco e non li hanno neanche detti, quindi insomma c'è scritto ma non è che te lo facciano proprio capire al 100%. Incredibile, siamo arrivati a Menton. Andiamo a cercarci in centro qualche panino da mangiare, tipo dove l'ho preso io stamattina, se è aperto, e poi andiamo alla macchina perché sono le 7:55 e abbiamo fatto 30.000 passi e 25 km, quindi direi che può anche bastare così. Madonna, comunque la sera qua è un mortuario, sembra, non lo so, dove vivo io, un paesino. Oggi è tutto pieno. Vabbè che stasera c'è Sanremo, la finale. Però mamma mia, cioè, sembra veramente un paesino qualunque. Dopo 30.000 passi ho bisogno di mangiare. Qua è tutto incluso, anche le posate sotto costa tipo 4,70 €, panino 2 € e qualcosa. Ho preso porchette. Siamo usciti praticamente attaccati al nostro parcheggio, quindi direi che possiamo chiudere qua il video. Io vi do appuntamento al prossimo video.